Ciao ragazzi, un saluto da Luca Take. Mi è arrivata la versione Pro del cellulare con lo speaker più potente al mondo. Potente quanto la sirena di un'ambulanza. Ma le sorprese non sono finite perché questo smartphone è dotato anche di Night Vision, ossia di visore notturno a infrarossi. In pratica vedi di notte come di giorno. E gli hanno anche inserito un LED circle posteriore. Guardate che spettacolo! Partiamo subito con l'unboxing, prima però vi ricordo che da domani fino a martedì sarò presente a Luca Comics, ci starò per tutta la durata dell'evento, io sarò principalmente tra le mura a fare i video, spero di beccare tanti di voi sia per fare due chiacchiere o una foto e se sarete in cosplay potrete essere inseriti nella mia carrellata cosplayer Luca 2022, per cui spero di beccarvi in tantissimi. Apriamo la nostra scatola, c'è subito una busta, andiamo a vedere cosa c'è all'interno, ma sai che figata, ci sono degli adesivi con logo AGM, il manuale guida per l'installazione e anche la scheda per il supporto online. Nella parte posteriore troviamo anche la mini chiavetta per la micro SIM, eccola qua, ed ecco il nostro super rugged, andiamo a estrarlo dalla plastica, guardate che bello, ha un layout che mi piace veramente tanto, sentite il telaio? È veramente indistruttibile. È impermeabile, antipolvere e anticaduta. Praticamente è un carro armato e in più ha superato i 3 test più severi, l'IP68, l'IP69K e il difficilissimo test militare STD 810G. Non vedo l'ora di accenderlo, però prima ultimiamo l'unboxing. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Il cavo di alimentazione di tipo USB Type-C, ma c'è qualcos'altro, andiamo a vedere. Sono i gommini protettivi di ricambio, eccoli qua, perché se si dovessero rompere i gommini protettivi dello smartphone avrete già il kit di ricambio per sostituirli. E per finire immagino che qui dentro ci sia l'alimentatore. È dotato di slot USB ed è anche compatibile con la ricarica rapida. E per fare un riassunto, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. E adesso andiamo a analizzare la struttura di questo bellissimo AGM H5 Pro. Nella parte destra troviamo il tasto del volume, più e meno, e il tasto di accensione e spegnimento. Nella parte sinistra troviamo questo utilissimo pulsante personalizzabile e lo slot per le 2 nano SIM. Lo vado a estrarre in diretta. Ecco fatto, come vedete ci sono 2 slot, nano SIM 1 e nano SIM 2, oppure se usate una sola SIM potete utilizzare lo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. E nella parte inferiore troviamo lo slot Type-C di ricarica e l'ingresso jack per le cuffie da 3.5. All'interno del display troviamo l'ottima selfie camera da 20 megapixel, invece nella parte posteriore troviamo il mega speaker da 3,2 cm di diametro, la fotocamera principale da 48 megapixel, la macrocamera da 2 megapixel e il night vision da 20 megapixel. E per finire troviamo anche la luce LED, il sensore di impronte digitali e i connettori compatibili con la DogStation. Andando ad approfondire le caratteristiche tecniche, monta il sistema operativo Android 12, processore octa-core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz, 8 GB di RAM, 128 GB di ROM, processore grafico Mali G32, schermo infrangibile touchscreen da 6,52 pollici e super batteria da 7000 mAh. Per farvi capire meglio può durare fino a 400 ore in stand-by, fino a 150 ore di musica e fino a 32 ore di visualizzazione video ininterrotta. Andiamo a inserire il cavo di ricarica sul nostro AGM H5 Pro, mettiamolo subito. Ecco fatto, e appena collegherò questa estremità all'altro smartphone lo comincerà a ricaricare. Proviamo, guardate, ed ecco che si sta ricaricando. Questa batteria è veramente una bomba. E ora andiamo a fare un po' di test, partiamo col test della rotazione, vediamo come risponde. Guardate, anche se sto progressivamente aumentando di velocità, risponde sempre perfettamente a tutte le rotazioni. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E ora andiamo a testare la sensibilità del sensore di impronte digitali. Come prima cosa lo andiamo a mettere in stand-by, vediamo se si sblocca al primo tentativo, vediamo, e se è sbloccato. Facciamo altri 2-3 tentativi, rimettiamolo in stand-by, vediamo, 2 su 2, facciamo anche l'ultimo, e 3 su 3. Direi che come sensore ci siamo. E ora andiamo a approfondire il funzionamento di questi bellissimi LED posteriori. Per impostarli è molto semplice, vi basterà selezionare le impostazioni, dopodiché scendete fino a quando troverete Dynamic LED Circle, ci cliccate sopra e qui troverete le 6 possibili personalizzazioni. Partiamo con la prima. Guardate che belli, ad ogni intermittenza cambiano colore. Procediamo col secondo tipo, vediamo. Da un fantastico effetto rotatorio dove a ogni giro cambia colore. E infine proviamo anche lo Spectrum. Che spettacolo, anche questo da un effetto rotatorio, ma a differenza di quello precedente, ad ogni giro utilizza tutti i colori. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere delle foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente da questo dispositivo.
Come avete visto, le foto sono di ottima qualità e per quanto riguarda le riprese video, questa telecamera ha dimostrato di avere una buonissima stabilizzazione, ma per quanto mi riguarda il suo punto di forza è la selfie camera da 20 megapixel, veramente molto superiore rispetto ad altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. E ora è arrivato il momento del Night Vision. 3, 2, 1, questo è quello che si vede con la Sony Z Vlog e questo è quello che si vede con il Night Vision della GMH5. Guardate, si vedono precisamente tutti i particolari della mia maglietta e anche tutti gli accessori che ho alle mie spalle, per cui posso dire tranquillamente che l'infrarossi di questo GM ha superato il test al 100%. E ora è giunto il momento di andare a testare questi potentissimi speaker. Ho già selezionato il video, adesso lo farò partire e poi avvicinerò lo smartphone al microfono della telecamera. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Sentite che potenza! Avete visto che sound? È veramente uno degli smartphone più potenti tra tutti quelli che ho recensito fino ad oggi. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate like, se anche voi come me siete appassionati di tecnologia iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link del bellissimo AGM H5 Pro e il link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!